Devo colare un po' di resina qua dentro, ma come faccio a capire quanta resina mettere? Anche perché la resina costa e non voglio buttarla. Ma c'è un conto che si può fare. C'è un conto e ve lo spiego in questo video. Se sei nuovo, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti e accendi le notifiche. In questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo come questo. Andiamoci! Ho messo questa lavagna perché voglio anche mostrarvi con un disegno semplicissimo come realizzare le vostre colate senza avere problemi. Praticamente se noi dobbiamo andare a calcolare la quantità di resina che dobbiamo versare all'interno di questa iniziale, dobbiamo capire innanzitutto quanti grammi dovremo aggiungere, quanti grammi in totale di A e di B. Quindi per fare questo faremo un calcolo velocissimo e semplicissimo. Abbiamo qui la nostra iniziale, più o meno. Allora, io ho contato che la lunghezza è 12 cm, la larghezza sono 6 cm e mezzo e la profondità è 2,8. Avendo questi dati possiamo fare un conto in questo modo. Allora facciamo 12 per 6,5 per 2,8 e ci dà un risultato di 218. Questi 218 sono i grammi, però se versiamo l'acqua, ma siccome la resina è più densa, i scienziati che hanno elaborato questi dati hanno dovuto aggiungere 1,1% in più e quindi a quella cifra qua dovremo aggiungere 1,1 e il risultato è di 240. Quindi 240 grammi di resina compresa di A e di B dobbiamo aggiungere in questo spazio per riempirlo tutto. Noi adesso stiamo lavorando con una resina che è una resina trasparente in questo caso e ha un rapporto di impiego di 160. Quindi lo scriviamo qui, 160. Sono dati molto importanti questi perché così riusciamo a determinare la nostra quantità di A e di B. Quindi abbiamo detto che sono 240 grammi di resina, quindi facciamo 240 diviso 1,6. Adesso scopriamo la quantità di componente A e ci dà un risultato di 150 grammi. Quindi 150 grammi di componente A. Questi 150 grammi li mettiamo qui, dobbiamo moltiplicare per 0,6 e ci dà un risultato di 90 grammi. Questo qua è la quantità di componente B. Quindi abbiamo capito che per questo impiego, per coprire di resina l'iniziale, dobbiamo impiegare 150 grammi di componente A e 90 grammi di componente B. Se noi dovessimo andare a fare 150 più 90, il risultato è 240 grammi. Quindi ragazzi è stato, direi, semplicissimo. Per ogni resina bisogna fare riferimento al suo rapporto d'impiego, perché il rapporto d'impiego tutte le volte cambia per ogni resina. E poi ci sono anche momenti in cui... Ah, vi siete spostati qui. E poi ragazzi ci sono momenti in cui dobbiamo fare delle colate che sono magari tavoli o cose molto irregolari in cui noi non possiamo fare con certezza questa tipologia di calcolo. Mettiamo caso che dobbiamo fare una colata con all'interno delle tavole irregolari in legno. Queste sono le nostre tavole, per esempio, e questa è la cassa e qui dentro dobbiamo mettere la resina.
Come faccio a capire con esattezza perché la lunghezza non sarà sempre la stessa? In questo caso la divido in 3 o 4 spazi, tipo questo è uno spazio che va calcolato come vi ho fatto vedere prima, questo è un altro spazio, questo è un altro spazio e questo è un altro spazio. Una volta che abbiamo capito la quantità di resina per ogni spazio piccolo, tutti quei grammi vanno sommati, va fatto una somma intera di tutto quanto e poi andremo a fare il calcolo in base al rapporto di impiego per ogni resina. Quindi ragazzi, in base al rapporto di impiego si fa il conto. Abbiamo deciso che nel nostro caso utilizzavamo una resina che aveva un rapporto di impiego di 160, facevamo il conto che era 240 diviso 1,6 e nell'altro caso era 150 per 0,6. Ma se noi dobbiamo cambiare il rapporto di impiego, cosa facciamo? Mettiamo caso che al posto di 60 c'è il 50. Adesso io lo pulisco questo e mettiamo caso che al posto di 60 troviamo 50. Vabbè, qua è semplicissimo. Ma se la facciamo difficile, nel senso, di solito ci sono anche delle resine che hanno un rapporto di impiego di 166 per esempio, o 67. In questo caso 240 diviso per 67, 150 per 0,67 e facciamo il conto in questa maniera. Ragazzi, siamo giunti a fine di questo video, spero che sono stato chiaro. Se avete qualcosa da domandarmi fatelo nei commenti, se sei nuovo iscriviti, accendi le notifiche, in questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo e noi ci vediamo con un altro video tutorial lunedì prossimo. Ciao!